Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, su vostra grande richiesta, continueremo a vedere un argomento veramente poco trattato in YouTube Italia, cioè la microelettronica. In alcuni miei video precedenti, infatti, avevamo già visto questo argomento scoprendo il flusso digitale con cui vengono creati chip moderni come microprocessori o microcontrollori. Oggi cominceremo a vedere un altro aspetto di questi chip, scoprendo i segreti, fisici di questi semiconduttori. In poche parole andremo a capire come vengono realizzati, come funzionano e come fanno a starci miliardi di componenti dentro un piccolo e sottile pezzettino di silicio dalle dimensioni di qualche millimetro quadro. Ma vediamo tutto con calma dopo la sigla. Nelle vecchie puntate dell'elettronica spiegata abbiamo già visto nel dettaglio diodi, BJT, MOSFET e così via come funzionano e come è fatta la struttura al loro interno del silicio. Nei miei contenuti, probabilmente per deformazione professionale, ho sempre mostrato la vera cross section di questi componenti, visto che spesso i vari transistor, diodi e così via vengono rappresentati in modo errato, più che altro a scopo didattico, per semplificare la spiegazione. Immagino che alcuni di voi si staranno chiedendo: ma cos'è questa cross section dei componenti? Beh, in pratica è la sezione del semiconduttore. Diciamo che è come prendere il semiconduttore del chip, tagliarlo a metà e vederlo come è fatto lateralmente invece che dall'alto. Ora, da questa sezione potete capire qual è effettivamente il, chiamiamolo, trucco per creare questi integrati. Infatti la parola chiave di tutto è layer, o meglio strati se vogliamo dire in italiano. Come potete notare, dalla sezione si vede distintamente come effettivamente il semiconduttore sia formato da tantissimi strati diversi. Un po' come avere una torta a più piani. Sarà poi l'interazione tra questi diversi strati a creare veri e propri componenti e circuiti elettronici. Ma se non avete capito, non preoccupatevi che adesso con calma vediamo tutto. Il semiconduttore, come potete immaginare, non è che nasce già con tutti questi strati ben definiti, ma sono creati artificialmente, attraverso dei particolari processi. Infatti, normalmente la creazione di questi integrati avviene in delle apposite fabbriche, che per la verità sono più simili a camere bianche che a delle classiche fabbriche. Infatti, anche solo un granello di polvere o una temperatura ambiente sbagliata potrebbe danneggiare irrimediabilmente la lavorazione del semiconduttore e quindi far perdere parecchi soldi alla compagnia che li sta producendo. Per questo le fabbriche di semiconduttori sono a tenuta stagna, con l'aria filtrata, temperatura costante e tantissimi altri accorgimenti che non troviamo in una comune fabbrica a cui di solito siamo abituati a pensare. Comunque, senza divagare troppo, in queste fabbriche si lavorano i cosiddetti wafer, cioè sottili dischi inizialmente di puro semiconduttore, per esempio il silicio, da cui verranno ricavati tantissimi veri e propri chip o componenti a semiconduttore, e i wafer hanno dimensioni standard, ma ne esistono di grandezze differenti. Su ognuno di questi dischi ci staranno decine, centinaia o anche più chip o componenti, dipendentemente dalla grandezza del chip e del wafer. Tutti i chip nel wafer verranno lavorati nello stesso momento, riducendo quindi sia tempi e costi di produzione. Infatti, con dei macchinari molto costosi verranno fatte diverse lavorazioni per riuscire a creare tutti i vari layer che abbiamo visto prima. Ma vediamo velocemente di cosa si tratta. In generale, il ciclo di lavorazioni base lo possiamo suddividere in una serie di passaggi che dovranno essere ripetuti più volte per riuscire a creare tutti gli strati necessari per il nostro circuito integrato. Ora, questo ciclo di lavorazioni, semplificando di molto, può essere suddiviso in tre tipi: litografia, deposizione o drogaggio e rimozione. Usando questi tre processi alternativamente, tantissime volte, si riusciranno a creare tutti gli strati necessari. E qui so che molti di voi saranno ancora più confusi di prima. Per questo proviamo a vedere, semplificando, e ripeto semplificando, un piccolo pezzettino di processo per capire cosa succede nel wafer durante le lavorazioni. Per esempio, proviamo a creare le via e uno strato di metallizzazione. Ammetto che ho scelto di analizzare la creazione delle metallizzazioni perché la realizzazione degli strati inferiori è una cosa un po' più complessa e che vedremo più nel dettaglio nei prossimi video, ma queste lavorazioni non sono completamente differenti. Infatti, quello che vedremo tra poco potrà essere applicato anche per realizzare gli strati più inferiori del wafer, solo con accortezze maggiori. Tornando a noi, immaginiamo allora di avere un wafer già lavorato completamente nei livelli inferiori, avendo già creato praticamente tutti i componenti del nostro chip, e che manchi solo di collegare i vari componenti tra di loro elettricamente. Per fare questo dovrà essere creato un primo strato con le cosiddette via, cioè dei collegamenti elettricamente conduttivi, verticali, che potremo utilizzare per connettere due strati differenti.
Ed infine dovremo creare anche un secondo strato con le metallizzazioni, ovvero uno strato dove vengono create piste di materiale conduttivo per connettere i vari componenti precedentemente creati a livelli sottostanti. Diciamo che è un po' come si fa nei PCB, dove le piste connettono i vari componenti, ma incominciamo con il vedere come creare le vie. Il processo inizia con un'ossidazione, o meglio deposizione di materiale sulla parte superficiale del wafer. In pratica creeremo uno strato protettivo elettronicamente isolante su tutta la superficie del nostro disco di semiconduttore. Fatto questo potremo iniziare il processo litografico, processo che probabilmente è già noto per chi si divertiva a costruire i circuiti stampati in casa qualche anno fa. Infatti il processo in cui si creavano i PCB non è tutto sommato così diverso da quello che attualmente è ancora usato nella microelettronica per creare i nostri chip. Ma vediamo un attimo come funziona. Il processo litografico inizia con il rivestire la superficie del wafer con del photoresist, un materiale sensibile all'ultravioletto. Questo strato di photoresist quindi andrà a ricoprire l'ossido appena creato e successivamente, attraverso dei macchinari molto costosi, verrà sottoposto a una fonte ultravioletta molto intensa con cui far reagire questo materiale. Però tra il wafer e la fonte luminosa verrà interposta una cosiddetta maschera che permetterà di filtrare selettivamente, in maniera controllata, i raggi ultravioletti che arriveranno al photoresist. In pratica queste maschere potete immaginarle come delle diapositive, o meglio dei fogli trasparenti, in cui sono disegnate delle strutture che vorremmo riportare nel nostro wafer. In questo caso, per esempio, ci saranno dei disegni per creare le vie del chip. Questi, chiamiamoli disegni, sono fatti in modo che impediscono all'ultravioletto di passare e arrivare al photoresist, o almeno ridurre sensibilmente l'esposizione, potendo quindi bloccare i raggi ultravioletti e decidere di colpire o meno con una certa precisione nanometrica determinati punti del wafer. Diciamo che è come proiettare una diapositiva in bianco e nero sul nostro disco di silicio. Il tutto avverrà ovviamente grazie a dei macchinari molto costosi con all'interno lenti e giochi di rifrazione molto sofisticati che riusciranno a miniaturizzare la proiezione della maschera e a quindi imprimere nel photoresist proprio le strutture che avremo disegnato precedentemente nella maschera. Il che, detto in parole povere, vuol dire che riusciremo a far reagire il photoresist solo in alcuni punti da noi esattamente voluti per creare delle strutture precedentemente progettate. Una piccola curiosità: solitamente per riuscire a realizzare un chip si dovranno utilizzare tantissime maschere differenti. Diciamo che ogni strato di materiale presente nel semiconduttore dovrà corrispondere una o più maschere dedicate. Diciamo che in generale ci sono da qualche decina fino a qualche centinaio di maschere per la creazione di ogni chip. In più queste maschere generalmente non contengono il, chiamiamolo, disegno dell'intero wafer, ma solo del singolo chip o al massimo di un ristretto gruppo di chip del reticolo. Saranno poi di macchinari a muovere nel wafer i raggi ultravioletti per impressionare tutto il disco. Dopotutto, come abbiamo appena visto, dentro il wafer non ci sarà un singolo chip, ma decine fino a centinaia o migliaia di chip. Ma tornando a noi, ora che abbiamo finito con l'esposizione ultravioletta, il photoresist, solo dove avrà reagito con l'ultravioletto, potrà essere rimosso facilmente, lasciando quindi dei veri e propri buchi, o meglio strutture di photoresist, ben definite e uguali a quelle riprodotte sulla maschera. Ora, questo strato di photoresist rimasto sul wafer sarà fatto indurire e farà da vera e propria protezione o corazza per il passaggio successivo a cui sottoporremo il wafer. Infatti con il prossimo passaggio andremo a rimuovere del materiale, per esempio con un attacco chimico, ma questo materiale verrà rimosso solo dove non sarà presente il photoresist, in grado di resistere a questa rimozione. In poche parole, in questo modo andremo a creare nel materiale isolante, depositato inizialmente, proprio dei buchi o solchi e che garantiranno l'accesso esattamente solo nei punti voluti allo strato sottostante del wafer. Nello step successivo del processo verrà poi depositato il materiale conduttivo, che andrà a riempire proprio tutti questi buchi appena creati, levigando la superficie ed eliminando un eventuale eccesso di materiale conduttivo e soprattutto il photoresist. Avremo finalmente creato a tutti gli effetti un nuovo strato fatto di connessioni conduttive verticali, presenti solo in punti specifici del chip e inglobate dentro a tutto uno strato di materiale isolante. Cioè, in pratica avremo creato lo strato contenente le nostre vie, che potranno fare da ponte conduttivo tra lo strato inferiore, quello dove ci sono i componenti, e quello superiore che andremo a creare successivamente. Ripetendo infatti il primo step di deposizione di ossido, il processo litografico, ma questa volta cambiando maschera con quella dedicata alle metallizzazioni, per poi depositare nuovamente il materiale conduttivo ed infine levigare ed eliminare il photoresist, riusciremo questa volta a creare un nuovo strato, ma questa volta con all'interno delle vere e proprie piste conduttive annegate nell'ossido isolante, e quindi creeremo dei veri e propri collegamenti
tra i vari componenti. Solo una piccola nota. Tutto quello che vi ho detto è notevolmente semplificato e può variare di molto da fabbrica a fabbrica e da tecnologia a tecnologia. Infatti questi processi sono altamente personalizzati da ogni compagnia e che cerca giustamente di tenersi ben strette le proprie scoperte. Infatti difficilmente, se non a meno di brevetti, si troveranno pubblicamente documenti dove verranno spiegate queste lavorazioni nel dettaglio assoluto. Ma tornando a noi, quello che abbiamo visto è solo l'inizio di un lunghissimo viaggio della microelettronica. Però per questo video penso di aver parlato anche troppo. Presto seguiranno nuovi contenuti che continueranno questo argomento. Infatti nelle prossime puntate andremo a vedere a cosa servono e perché sono creati tutti questi strati di silicio, da cosa sono formati effettivamente i vari componenti e come riescono a miniaturizzare il tutto. Per non parlare poi dei vari problemi che si possono riscontrare nella progettazione o realizzazione di questi chip. Se avete dubbi, domande o volete anche solo lasciare un feedback, scrivetemi nei commenti che li leggo sempre tutti. Spero però che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere il video. Tutte cose per voi senza costo, ma per me molto importanti. Noi ci vediamo presto con altri nuovi video. Ciao!